Eccoci qua. Siamo benvenuti a tutti alla prima serata appunto di AB, in cui questa sera appunto parleremo di allevamento dei beta show con Marco e tutti gli altri soci ovviamente presenti. Daremo ovviamente la priorità a domande e risposte dei soci dell'Associazione Italiana Beta, e poi se qualcuno ovviamente avrà curiosità sui commenti ovviamente su YouTube, poi mano a mano magari recupereremo dei discorsi un po' interessanti. Esatto, anche per il futuro si può sicuramente. Sì, potremmo anche poi in futuro ovviamente poi su tutti gli argomenti che possiamo riprendere Esatto. e magari andare ad approfondire ovviamente alcune curiosità che le persone possono avere. Il tema di questa sera è ovviamente parlare dell'allevamento e della riproduzione dei beta show. Non andremo a spiegarvi come riprodurre i beta perché è pieno di video e se ne è straparlato. Invece andiamo a cercare come riuscire a dare dei consigli magari per migliorare la riproduzione di questi animali, e dopo soprattutto ci focalizzeremo sul capire come scegliere i riproduttori, perché poi con Marco, che ovviamente ormai di premi ne ha vinti tanti, andremo a vedere come la differenza che la fa ovviamente il pesce giusto al momento giusto per vincere ovviamente i premi. Sì, e soprattutto conoscere la genetica di cosa stai allevando, perché a volte, allora innanzitutto saluto tutti e grazie di essere presenti. Allora, la cosa fondamentale, il mio pensiero è quando vai a scegliere dei riproduttori, possibilmente è importante conoscere queste linee, da dove vengono, che cosa hanno dato, quali pregi e quali difetti, perché chiaramente come tutte le riproduzioni avrai pesci con qualità o magari anche dei difetti che poi è anche un po' il bello di andare a riprodurre, no? Riuscire ad andare a togliere questi difetti che i pesci hanno. È importante veramente conoscere la genetica. Cioè, ad esempio io qua ho linee che ho solo in F3, in F4, in F2, quindi conosci i nonni, bisnonni, i genitori, insomma questa cosa è importantissima. Poi chiaramente anch'io ogni tanto immetto del sangue nuovo, importo magari un maschio, una femmina, una coppia, per ovviamente andare diciamo a migliorare quello che sono le nostre linee, no? Nell'andare a scegliere i riproduttori, allora partiamo prima dalla base su quali secondo me sono le cose migliori da fare. Ciao Albi. Allora, la cosa importante per me da fare quando vai a scegliere i riproduttori, parto dai riproduttori, Andrea, poi magari arriviamo a come riprodurli, eccetera, eccetera, quali consigli. La cosa importante, se volete soprattutto anche magari andare a fare poi gli show, i concorsi, di studiare lo standard dei pesci che volete allevare, che siano crown tail, placat, half moon, quello che sia, però è importante, questo te lo dico anche per mia esperienza personale, perché finché non avevo letto, studiato un po' gli standard, comunque ti sembra sempre di avere dei pesci buoni, però quando capisci bene lo standard e tutte le piccole cose che all'interno dello standard possono essere difetti, quando poi vai a vedere i tuoi pesci ti rendi conto che dici, ah beh, un bel pesce, però questo ha questa cosa che è meglio non riprodurre, magari la dorsale non corretta, la caudale non perfetta, eccetera, eccetera. Quindi il primo consiglio proprio è quello di, ecco, bravo, vedi, questo è lo standard che potrete trovare sul sito del Betas for All. Ci sono tutti gli standard di tutte le specie di beta, quindi è spiegato molto bene con disegni 3D e anche in fotografie, come vedete. E da qui riuscirete veramente a capire quanta differenza c'è tra scegliere dei pesci perché ci improvvisiamo o perché ci piacciono i colori o perché ne so, e invece andare a prendere, perché se andiamo a scegliere dei riproduttori che si adattano quasi perfettamente allo standard, molto probabilmente alleveremo anche dei pesci forti e sani. È una cosa fondamentale, che è un po' anche la filosofia del Betas for All, diciamo, no?
Quindi studiate bene questa cosa. Poi nella scelta dei riproduttori chiaramente subentra il fatto soggettivo vostro, no? C'è chi piacciono i multicolor, chi i colori solidi, chi i crown tail, chi gli half moon, chi i placat. Quella è una cosa soggettiva. Ma la cosa che dovete sempre andare, dal mio punto di vista, andare a vedere quando scegliete un riproduttore, a parte di conoscere la genetica, ma anche che sia un pesce completamente sano, forte, attivo, che mangi con voglia, che sia sempre, anche solo passargli davanti, sia imparata, che sia un pesce che ti dimostri che sta bene, oltre al discorso standard che abbia delle forme fatte bene, il corpo fatto bene, la linea dorsale fatta bene. Però questa cosa è fondamentale e soprattutto un consiglio che vi do: andate a scegliere esemplari almeno di 7-8 mesi. E questa cosa è una cosa che avevo già detto anche in un'altra live che avevamo fatto, perché a volte se tu prendi, io qua da parte a me, dei pesci di 3-4 mesi sarebbero pronti a riprodursi senza problemi, ho delle femmine che hanno già fatto uova da sole, quindi non è assolutamente quello il problema, no? Il problema però cos'è? Che poi tu ti trovi un pesce a 4 mesi che dici un bel pesce, mi scelgo questa coppia, e poi magari a 7-8 mesi è un pesce completamente diverso. Anche perché cambierà, magari sicuramente cambierà colore se non si tratta di un solid, e nel caso magari può peggiorare, perché i pesci tendono sempre, solitamente, a peggiorare con la crescita nelle forme. Da piccoli sono quasi tutti carini, tutti bellini, no? E invece crescendo 10 mesi, un anno, cominci magari a vedere, no, però quel difetto, la testa non bella, la dorsale non corretta, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi state almeno sui 7-8 mesi, che è importante. E questi sono i consigli un po' per la scelta dei riproduttori. E soprattutto, se potete, sceglieteli da un allevatore che conoscete. Non dico che debba essere io per forza, sia chiaro, però cioè una persona che conoscete, magari potete anche andare fisicamente a vedere gli animali e poterli scegliere di persona, che è una cosa fondamentale, perché vedere dei video ti dà un'idea di come un pesce può essere. Però ti dico, a volte ho importato dei pesci che nei video sembravano migliori, erano peggiori, a volte peggiori, sembravano più belli, quindi i video lasciano un po' il tempo che trovano. Se potete, chiaramente, andare da un allevatore italiano, che qui ne abbiamo alcuni, è la cosa migliore, perché poi ti potrà dare consigli, ti potrà anche far vedere i genitori quali sono. Nel mio caso anche i nonni, come in questo caso, ho nonni, padre, madre e figli, cioè nel senso è una cosa importante, perché ti dà proprio un riferimento preciso. E soprattutto, allora non è facile da dire, però abbiate bene in mente, ciao Davide, dovete avere in mente cosa volete allevare. Esatto. Che è fondamentale, perché partire tanto, io dico sempre che allevare pesci, e dico sempre anche, partite da pesci di qualità, che allevare pesci medi o brutti costano tempo e denaro né più né meno che quelli belli, quindi partite da qualcosa già di buono, da qualcosa già di selezionato che vi aiuta. Poi chiaro, non arriverete mai al pesce perfetto, perché Andrea, guarda, io quest'anno è la 7ª riproduzione che faccio, neanche in un anno. Il pesce perfetto difficilmente o non lo troverai mai, c'è sempre qualcosa da migliorare, da correggere, ma è un po' il bello di allevare, no? Certo. Ma Marco, ma allora facciamo finta che chi seguirà questa live, che è incuriosito, deve comprare i suoi primi pesci e non ha modo di raggiungere un allevatore, eccetera. E va a comprare il negozio. Che consigli daresti per scegliersi dei pesci da provare a fare una riproduzione? Cioè, quali sono le caratteristiche che tu guarderesti? Ma le caratteristiche sono quelle, allora, prima di tutto che sia un negozio serio e affidabile, che insomma non sempre è così, però ci sono sicuramente. Negozio affidabile, questo è fondamentale. La cosa fondamentale che dovete guardare è proprio come sta un pesce, lo stato di salute di un pesce. Guarda, facendo il corso per diventare giudice, una delle primissime cose che ti spiegano
e che ti dicono è proprio che quando porti e vai a giudicare i pesci allo show, che li stai giudicando, devi guardare proprio questa cosa, lo stato di salute, quanto un pesce è vivace, attivo, quanto appena togli il separatore va in parata subito. Questo è un segno importante in un pesce, perché comunque andrete a portarvi a casa un pesce in salute. Se vedete un pesce che sta fermo sul fondo o è fermo a galla o non mangia o ha le pinne chiuse, insomma tutte le solite cose che diciamo, lasciate perdere, non andate ad acquistare pesci così, perché vi ritroverete pesci mezzi ammalati che non stanno bene, eccetera, eccetera. Questa è la cosa fondamentale, secondo me. E poi, come dico, cosa volete allevare? Tutti credo abbiamo un qualcosa che ci piace di più rispetto ad altri. Ad esempio, tu lo sai, Andrea, io sono partito con gli Alfons, strada facendo ho cambiato idea e probabilmente non tornerei più ad allevarli, perché non hanno dato a me quello che io cercavo nell'allevamento. Però quella è una questione ovviamente Sì, personale. proprio a livello tecnico, cioè, dopo che l'animale è in salute, cosa guardi? Cioè, guardi ad esempio, non lo so, non lo so, cosa guardi? No, beh, allora il pinnaggio deve essere perfetto, non deve avere lacerazioni, abrasioni sul corpo, deve essere un pesce veramente, cioè sembra ripetitivo, ma è così, deve darti proprio l'impressione di uno stato di salute forte. Ovviamente torniamo al discorso di prima, se conoscete lo standard dovrete andare a fare un confronto e vedere quanto questo pesce è vicino a questo standard che voi cercate di allevare, perché è una cosa fondamentale. E poi ecco, anche lì va sempre, come dicevo prima, un po' alla serietà del negozio e sapere che ti dia dei pesci che stiano bene e che tu possa allevarli. Soprattutto un'altra cosa, pesci non troppo vecchi, perché a volte ti capita di trovare in negozi pesci magari già un po' avanti con l'età, quindi la difficoltà di un pesce avanti con l'età, che non è sempre detto, però può essere proprio il fatto che non riesca a riprodursi o che la femmina non riesca più a fare le uova, eccetera, eccetera. Ma in questo caso, ad esempio, qui ho aperto l'immagine dello Sì, standard del double tail, cioè sì. cosa guardi? Cioè, in negozio tu cosa guardi? Guardi il numero dei raggi, guardi come apre? Allora, esatto, allora se dovessi, ipotesi, andare io, ti dico per dire, vabbè, voglio prendere un double tail, la cosa importante che devi avere, come vedi nello standard, proprio questa dorsale enorme, con un'infinità di raggi, deve avere proprio questa caratteristica forte, che deve avere questo taglio preciso e netto a metà della caudale, come vedrai dalle foto, adesso io la vedo in piccolo, e deve avere questo pinnaggio simmetrico. Se tu guardi, vedi proprio la simmetria dorsale, caudale, anale. È una cosa fondamentale, però la cosa che spicca particolarmente nel double tail è questa dorsale veramente ampia, ma ampia non serve non solo in quanti raggi ha, ma come è attaccata al dorso del pesce. Cioè deve proprio avere una base d'attacco molto larga sul dorso del pesce. Perché a volte ci sono dorsali, il pesce quando si mette in parata, a volte sembra che abbia una dorsale enorme, io vedo a volte anche i miei, però vai a vedere l'attaccatura è piccola, non è molto, alla base non è molto grande e questo non va bene. Quindi evitate di scegliere un pesce che ha, soprattutto in un double tail, è fondamentale, che ha questa dorsale con pochi raggi o attaccata molto poco al dorso, quindi evitatelo. E deve essere un pesce, come vedi, proprio che sta nell'ovale, cioè proprio un pesce simmetrico, ti deve dare l'impressione di pesce armonioso, che non esca da questo ovale, è fondamentale, è molto fondamentale. Soprattutto nel congiungimento della dorsale e la caudale, che poi anche nell'anale ovviamente. Diciamo Quindi che non la deve... caudale non deve essere mai più lunga della caudale aperta comunque, giusto? Assolutamente no. Questo lo trovi nei placat, ad esempio, negli asimmetrici che allevo io, la caudale entra a metà dell'anale, ok? Mentre invece in un double tail deve proprio fare l'ovale, deve chiudersi dorsale, caudale, anale.
non deve cioè quantomeno il minimo possibile, ecco, il minimo. Guarda, proprio ieri o l'altro ieri, non ricordo, parlavamo sul gruppo dove stiamo facendo apprendisti giudici con IUP e ci ha postato una foto di questo Half Moon, non mi sono ricordato, se no te la davo da far vedere, no? E ci chiede e dice cosa dite di questo pesce, no? Che ti fa queste domande a trabocchetto. E vabbè, guardiamo. Io ho detto, guarda, a me personalmente non piace molto la testa che aveva un po' questa testa a cucchiaio. Tra l'altro un pesce che ha vinto è arrivato secondo a un concorso. E mi dice, sì, in effetti la testa è vero, quello che dici, ma il problema è un altro. Insomma, siamo stati un po' a parlare. Era un pesce con le pinne tagliate, la dorsale, la caudale e l'anale. E ingrandendo questa foto riuscivi a vedere che addirittura era stato tagliato 2 volte, c'erano le 2 ricrescite. Ma dai. Sì, guarda, ce l'ho, te la mando, perché adesso non riesco a mandartela, ma te la manderò. E niente, dicevo, ma cavolo, ma se io mi trovo davanti un pesce del genere in un giudizio, dal vivo riesco a capire questa cosa, perché poi ci siamo fatti gli screenshot ingrandendo questa foto, no? E si vedeva nettamente, si vedeva proprio il doppio taglio, il primo che poi la pinna è ricresciuta, il secondo taglio e praticamente stava ricrescendo. Addirittura dicevano, e c'era anche Jamie, no? Diceva lui questa cosa, che addirittura fanno il taglio non diciamo molto vicino allo show, ma magari 10-15 giorni prima, dando la possibilità alla pinna di avere questa seghettatura che non sembra proprio liscia, per ingannare un po' l'occhio dei giudici, no? Però capisci, a volte ci sono anche queste cose che andrebbero analizzate, però capisco che anche per un occhio esperto è già difficile, figurati per magari un neofita che inizia, insomma, è quasi impossibile. Però il guaio è che poi tu ti ritrovi a riprodurre dei pesci che non sono così. Beh, certo. Sì, perché stai imparando. Sì, perché poi tu dici, ho preso un pesce che è perfetto, però i figli non hanno niente per forza, perché poi te lo ritrovi che l'anale crescerà a dismisura, la caudale non è perfetta. Vabbè, ci stanno queste cose. Era proprio uscita questa discussione perché dicevano, è stato anche premiato un pesce del genere, quindi anche no, insomma. Era un po' un monito a stare attento a queste cose. Ma scegliendo un maschio e una femmina, ovviamente, no? Cioè, dando per scontato che ovviamente chi inizia ad allevare magari non con la prima riproduzione, ma quando ne ha un tot e quindi inizia a scegliersi i suoi riproduttori, che caratteristiche cerchi di uno e dell'altro per combinarle? Come ragiona un allevatore da questo punto di vista? Allora, solitamente se tu hai, come hai detto bene tu Andre, una nidiata, dici vabbè, adesso vado a scegliermi 2 riproduttori, 4 riproduttori, quello che è. Tornando sempre al discorso di prima, devi sempre pensare a dove vuoi andare e cosa vuoi allevare, punto prima. Poi devi trovare 2 soggetti che siano molto simili. La cosa che dico sempre, dal mio punto di vista, è fondamentale scegliere una femmina che non abbia difetti, perché la femmina secondo me è fondamentale in quello che geneticamente passerà alla prole, alla nidiata. Nel maschio sicuramente cerco la mascolinità, cioè deve essere, quando tu gli passi davanti, si deve presentare imparata davanti a te e ti deve dire qui ci sono io, qui comando io, qui il maschio sono io. Non voglio assolutamente mai pesci mezzi addormentati che non sanno di andare in parata, non sono pesci spenti. È una cosa fondamentale, questa è una cosa fondamentale che secondo me dovete scegliere sempre nei maschi. Ovviamente sempre guardando poi, come dicevamo ancora prima, lo standard, le forme, la grandezza. È fondamentale scegliere dei pesci che abbiano una struttura fisica importante, diciamo così, che siano grossi, che siano potenti. Non deve essere esile un maschio, non deve essere mai un maschietto perché magari vi piacciono i colori, allora no, lasciate stare.
ti deve dare proprio l'idea di potenza e mascolinità, oltre chiaramente alla perfezione delle forme. Mentre invece nella femmina fondamentale, è vero, puoi essere femmina, ma ci sono parecchie, tra l'altro, femmine che sono mascoline, cioè quindi con delle anali troppo lunghe, a punta. L'anale della femmina, qui nello standard non c'è perché sono tutti maschi, ma l'anale della femmina dovrebbe... prova a vedere se c'è qualcosa magari. Però l'anale della femmina deve essere quasi rasente la caudale, cioè si deve quasi congiungere alla caudale sotto e non deve mai spuntare, e soprattutto non deve avere carattere, ma non deve neanche essere esageratamente aggressiva, perché sennò diventerebbe veramente, ti porterebbe a avere femmine sempre mascoline e non va bene, perché poi nei concorsi comunque sei penalizzato. Vabbè, questo comunque è un simmetrico, però ti dà l'idea. Ecco, se tu vedi il pesce al centro o al primo, se vedete, una femmina dovrebbe essere così. Cioè deve avere questo senso di simmetria, non deve avere l'anale che esce a punta sulla coda, assolutamente no. E anche nella femmina è importante anche lei che abbia una buona fisicità, un buon carattere e che soprattutto non abbia difetti. State molto attenti a tutte e due, maschi e femmine, alle linee dorsali. Le linee dorsali come finiscono nella testa. A volte vedi dei pesci molto belli, ma con quella classica testa a cucchiaio, no? Che è un difetto grave proprio da eliminare. Quindi state molto attenti. Anche nella femmina guardate molto la caudale e la dorsale, come è attaccata al dorso del pesce, e la caudale deve essere perfettamente a D, non c'è storia. Nella femmina deve essere così. È fondamentale. Ma tu guardi anche quanto sono biforcati i raggi o quello non ti interessa? No, quello è importante perché i raggi devono sempre partire da un raggio, aprirsi in due, ogni seconda apertura deve aprirsi a loro volta in due raggi, basta, non ci deve essere una ramificazione eccessiva, se no rischi di andare nei rose tail, che poi è un eccesso di ramificazione che sfocia in qualcosa che i thailandesi ovviamente vendono come qualcosa di bello, ma è uno dei difetti, cioè vieni proprio squalificato negli show con i rose tail, perché è proprio un difetto molto grave e quindi non deve andare. I raggi devono essere proprio, cioè neanche pochi, giusti, devono partire un raggio, si apre a V e dove c'è la V, un'altra V sopra ogni raggio, stop, fine. E la coda deve essere perfettamente a D. State attenti sempre, controllate bene. La cosa importante, lo faccio anch'io, a volte mi piange il cuore, ma lo faccio, dovete essere veramente severi e selettivi nell'andare a scegliere i pesci che andrete a riprodurre. Cioè non abbiate simpatia, ma Tommy, Pippo, poverino, mi è simpatico. No, quella è un'altra cosa, non c'entra niente. Allevare significa andare. Poi non è detto che tu scegli due pesci abbastanza perfetti che poi ti escano comunque perfetti, Però se parti già con delle tare, tipo anche le ventrali, dovrebbe avere una punta sola la ventrale. Due già storco il naso e la 3 o 4 evitatele proprio, cioè 0 proprio, assolutamente no. La testa a cucchiaio assolutamente no, l'eccesso di ramificazione nella coda assolutamente no. Un'altra cosa importante da guardare è la disposizione delle squame dei pesci, che devono essere perfettamente allineate, devono essere, cioè non ti devono dare, viene chiamato disordine delle squame, no? Quando vedi proprio le squame disassate, una sopra, una sotto, una di traverso, poi verso, solitamente spesso accade nel peduncolo caudale, che le vedi proprio rovesciate, quasi al contrario, e questa è una cosa che è meglio evitare. Con alcune forme o colori in particolare questa cosa? O può No, succedere? capita tutto, è capitato anche a me in una nidiata di copper, mi era capitato, infatti l'ho interrotta, non sono più andato avanti a riprodurla. No, non c'entra né colore né la forma, può capitare negli half moon, nei placat, nei crown tail.
Chiaramente se è in un colore solido lo noti di più. Certo. Lo noti di più perché è un colore di impatto unico, quindi se c'è una divergenza tra le squame, diciamo così, lo vedi. Magari in un multicolor dove hai 5-6 colori sovrapposti, magari tendi a far più fatica a capirle, a riconoscerle. Però ecco, questa è un'altra cosa. Ecco, se vi capitano pesci del genere, lasciate perdere, non andate a riprodurre. Proprio interrompete quella linea lì, perché andrete comunque sempre ad avere pesci che vanno a peggiorare. Sì, perché comunque l'idea è quella di non portare avanti dei difetti che possono avere, no? Cercare di sempre toglierli dalla selezione e quindi tu selezioni in due modi, scegli sia quelli che non hanno problemi e sia i più belli che automaticamente non hanno problemi, però vai a pulire sempre di più la linea, così alla fine... Sì, devi andare... Allora, tu devi avere in mente l'obiettivo che non esisterà mai, ma di creare il pesce perfetto, o quantomeno di avvicinarti il più possibile. Questa è la mia idea, quantomeno, no? Poi nel mio caso, che io allevo i koi, multicolor, eccetera, eccetera, un'altra cosa importante è da guardare la colorazione. Non basta che siano colorati. Allora, multicolor, una cosa da spiegare, perché a volte mi scrive gente, multicolor è quando partono da 4 colori in su, ok? 2 colori è un bicolor se hai il corpo di un colore e le pinne di un altro. 3 colori non è un multicolor, ok? Almeno 4 colori in su. Ma non basta che abbiano i colori, devi imparare a capire che devono essere proporzionati, contrastanti tra loro, cioè devono essere netti i distacchi tra i colori, tra il rosso, il nero, l'arancio, il giallo, quello che è. E le macchie devono essere disposte in maniera veramente fatta bene. Cioè devono essere disposti in una maniera che creano un movimento di colori veramente fantastico. E questa cosa me la spiegava anche proprio il giudice delle carpe koi l'anno scorso in Olanda, che mi diceva tanti pesci hanno tanti colori, ma se tu vai a vedere non capisci dove finisce un colore e dove ne inizia un altro. Sì, ad esempio, soprattutto quando ce ne sono 3 che sono uno sopra l'altro che non si capisce bene. Non si capisce, tu dici sì, ha tanti colori, ok, va bene, ma dove finisce l'arancio, inizia il blu o il nero, quello che è? Invece devono essere proprio netti. Se vuoi allevare i koi, poi di più ancora. Infatti è anche bella questa cosa, perché adesso sto avendo dei maschi veramente importanti da questo punto di vista. Però è importante questa cosa, mi diceva, vedi Marco, se io ti faccio vedere i tuoi pesci, si distingue nettamente la fine di un colore dove inizia l'altro, e soprattutto i colori sono forti, vivaci e nettamente separati. Questo è fondamentale per chi vuole allevare i koi o i multicolor, chiaramente. Ok, io adesso riprenderei un po' il discorso per dare dei consigli invece proprio sull'allevamento, quindi questa è una domanda che rivolgo anche a tutti gli altri soci, ovviamente. Se ognuno ha qualche consiglio che ha visto efficace nel può essere migliorare una riproduzione, avere più uova, migliorare la schiusa, crescerne di più, crescerli più velocemente. Adesso non lo so come... non so, se c'è qualcuno che vuole intervenire, se no poi vado. Perché io le mie solite idee ce le ho, che è sempre che quello che uso non solo per i betta, per tutti ovviamente gli altri pesci penso valga un po' per tutti, onestamente. Che è acqua pulita, cibo buono e frequente, cioè questo è quello che io uso come... Sì, perché sembra assai difficile, ma alla fine è anche abbastanza semplice, voglio dire. Ma guarda, partiamo dal fatto, Andre, di dire come far fare a una femmina tante uova. Esatto, questa è una cosa interessante. Questo è interessante. A volte senti, mi sono nati 10, me ne sono nati 5. Guarda, a me domenica me ne sono nati, saranno 300, 400, un'infinità, che sono lì nella vaschetta, poi vabbè, ve li farò vedere. Però per dirti, allora, per alimentare la femmina e anche il maschio, però se parliamo della femmina per le uova, guarda, è fondamentale, ricordatevelo, alimentarla con cibo vivo. Punto. Non c'è niente che tiene, dici? Niente. Non c'è granulato, cioè per carità, anche col congelato e granulato sicuramente fanno le uova.
ma io da quello che sto provando con le riproduzioni, se tu dai del cibo vivo, col cibo vivo fai il doppio delle uova, non c'è niente da fare. E te Luigi, che anche tu so che allevi tanto cibo vivo, hai trovato anche tu questa cosa? Sicuramente sì, Andrea, sicuramente sì. Io faccio un'alimentazione super proteica 10 giorni prima dell'accoppiamento, solo con cibo vivo, Tubifex, artemie e pulci d'acqua e daphne. Solo quello do 10 giorni prima, e ringraziando Dio non faccio più riproduzioni di 10-15 avanotti, adesso il minimo si parla da 50, 60, 100 e qualcuno ha un pochettino più di 100. Però Sì, fa tutta la differenza del mondo, non c'è niente da fare, tutta la differenza del mondo. Poi vabbè, se parliamo della vasca, diciamo la solita vasca, io ad esempio, guarda, io ho sperimentato forse un po' in controtendenza, si dice sempre, e in parte è anche vero, Poi Andre, se puoi guardare, perché qualcuno mi ha detto che forse non riusciva a entrare in chat o roba del genere, se sì, tu perché riesci. purtroppo abbiamo il limite di 10 persone nel palco, cioè quelli dietro, e solo 6 in live. È una cosa che possiamo migliorare per la prossima volta. Ah, ok. Magari prova a rispondi tu, vedi tu, insomma, perché vedo che stanno messaggiando per quello. Allora, io vado un po' in controtendenza in questa cosa. Di solito si usano vasche non molto grandi, 10 litri, roba del genere, no, per fare delle riproduzioni, ed è vero, perché le ho sempre usate anch'io. Ma nelle ultime riproduzioni ti dico, per apportare meno stress ai pesci e per poter gestire meglio la coppia senza far sì che si facciano male, si picchino, perché sono comunque in un ambiente mediamente piccolo, uso delle vasche anche più grandi, ti dico la verità, perché la femmina... litri più o meno. Ma guarda, la vasca piena, la sto guardando adesso, la vasca piena sarebbe un 30 litri, però io non la faccio mai piena, però sarà almeno un 20 litri, ma è una vasca rettangolare. E ho notato che tu la femmina la puoi lasciare anche un giorno o due, se non fosse eventualmente pronta subito a deporre le uova, li lasci insieme un giorno o due e ti dico che se la femmina non è pronta, si mette in un angolo, il maschio la lascia stare perché la vasca comunque è grande, lui va avanti a continuare a curare il nido, e la femmina, ed è più di una volta che sto notando questa cosa, quando è pronta è lei che va sotto il nido, i pesci sono molto rilassati, molto tranquilli, e non c'è questa, diciamo, tensione della vasca piccola che il maschio a tutti i costi, ovviamente vedendo la femmina vicina, la vuole portare sotto il nido, e a volte magari si spaccano le pinne, si fanno del male. Invece, guarda, io lo consiglio questa cosa qui. In più, no, dimmi Andrea. No, è una cosa che ho notato anch'io in realtà, cioè alla fine sì, tanti nascondigli fanno, ma quello che fa di più forse dà tanto spazio comunque in vasca. Dallo spazio, sì, poi qualche nascondiglio ci sta, nel caso così, per carità ci sta, però lo spazio è fondamentale. Ma guarda, ti dico che ho fatto delle riproduzioni, le ultime 6-7 riproduzioni, ho tolto maschio e femmina, a parte una femmina che era un'arpia, ho tolto maschio e femmina che non avevano mezza pinna rovinata. Il maschio resta più tranquillo perché probabilmente ha a disposizione questo spazio, la femmina può stargli lontana, cioè, veramente, guarda, ve la consiglio, provatela, è una cosa fondamentale. Poi chiaro, usare l'acqua con valori giusti, chiaramente, e soprattutto un'altra cosa importante, se hai più litraggio, anche quando avrai i piccoli che sono nati, che dopo qualche giorno vai a togliere il maschio, già i piccoli avranno a disposizione una vasca più grande, avrai meno probabilità di inquinare l'acqua che in una vasca piccola, e quindi hai una crescita anche più veloce e migliore. Poi chiaro, nella mischia magari qualcuno ti muore sempre, se sono tanti, per carità, però un conto avere 300 pesciolini in 10 litri è un conto averli in 30 o 40 litri, che è una cosa un po' diversa, ed è fondamentale.
Perché io ti dico, ho fatto diverse prove, allora, è un tot che non riproduco show, quindi sono anche un po' arrugginito, ma io ho provato anche, sai, tipo a fare il cambio con l'acqua fresca, a fare il cambio con l'acqua d'osmosi, a riprodurli in solo osmosi, eccetera. Io sai che ti dico che tutte queste grandi differenze facendo queste cose non le ho viste. Cioè, secondo me, se i due pesci sono giusti e Si loro lavorano, si riproducono ovunque, guarda. È fondamentale proprio come li hai cresciuti e come li hai preparati. Io ho provato a riprodurre a 24 gradi, a 28, a 30, a 31. Quando i pesci sono pronti si riproducono. L'unica differenza che noti nelle temperature è che i pesci nascono un attimo prima se la temperatura è più alta e basta. Tutto lì. Ma invece come primo alimento tu cosa gli dai? Allora, primo alimento io faccio sempre degli infusori per i primi 7-8 giorni e poi vado con naupli, microworm, usavo anche le anguillole, adesso un po' meno, ti dico la verità, faccio più naupli e di artemia e microworm. La fase delicata è proprio sono i primi 7-8 giorni, che adesso fortunatamente il nostro socio Peluso ci ha fornito di artemie molto 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 piccole che secondo me verranno molto buone per i primi giorni di vita. Infatti le sto sperimentando su questi che domani hanno 6 giorni e domani comincerò a darglieli. Metto sempre delle piante galleggianti dove possono trovare dei microorganismi. E una cosa che faccio sempre è mettere delle foglie di catappa proprio quando già la coppia ha deposto le uova. Ho notato che le foglie di catappa, decomponendosi in quei 3, 4, 5 giorni lì, creano parecchi microorganismi all'interno della vasca. E loro di solito mangiano queste. Poi vabbè c'è quella che puoi fare con la buccia di banana essiccata, insomma sono tanti sistemi che puoi fare. Però io uso questa. Metto catappa, pianta galleggiante, per 7-8 giorni vanno avanti con quella. E al massimo metto proprio 2 pizzichi di polverizzato, diciamo, in superficie. Ma vedo che poi alla fine non è che lo mangiano più di tanto. Aspetta, vedo Luigi che vuole dire qualcosa. Eccolo. Sì, Andrei, questo volevo dire, in virtù di questo fatto qua, io stavo sperimentando la selezione naturale dei betta in allevamento, e cioè alimentandoli 24 ore dopo aver assorbito il sacco vitellino direttamente con naupli di artemia, in modo che solo i più forti e grandi riescono a mangiarli. Si riducono moltissimo quelli che rimangono vivi, ma rimangono sicuramente i più forti. Cosa ne pensate? Allora, sai che questa cosa qua l'avevo sentita fare anche, ti parlo di 1000 anni fa, ad un po' di allevatori tedeschi, perché c'erano questi con cui avevo parlato che avevano poco spazio in casa e quindi dicevano, tanto quelli che erano più piccoli probabilmente faranno schifo, quindi non li cresciamo neanche. E però poi c'è anche gente che ti dice, sì, però quello piccolo magari dopo 3, 4, 5 mesi ti dà cresce e ti dà la soddisfazione perché è il più bellino magari della... Guarda Andrea, a conferma di questo, io l'anno scorso ho fatto il best in show con uno dei più piccoli della nidiata che ho voluto tenere perché mi pareva comunque bello e alla fine è cresciuto uguale agli altri. La differenza sta nel fatto che gli altri magari a 3 mesi sono già a un certo livello. Lui magari ce ne ha messi 5, ma alla fine nell'arco dei 7-8 mesi sono arrivati pari. Perché la differenza la fanno quando, chiaramente poi anche la qualità del pesce, non solo la crescita, ovvio. Però la differenza la fanno quando iniziano a mangiare veramente da soli tutto, granulato, chironomus, mangiano tutto, allora lì recuperano anche. Poi è vero anche, ci sono quelli che non crescono mai, quindi un po'... Un altro metodo di selezione, Luigi, secondo me, è quelli di farli vivere all'aperto. Sì, io all'aperto li metto però dopo nati, verso il 20° giorno, 20-25. Sì, no, chiaro, scusa, no, hai ragione, quando hanno circa un mese, una roba del genere. Sì. Io li metto all'aperto, però a quasi un mese già li metto all'aperto e crescono molto di più perché poi non li do a mangiare, faccio proprio la selezione naturale, si nutrono di zanzare,
di microbatteri che si formano nell'acqua È fuori vero. dal comune. È vero. Guarda, io mi... Scusa. No, vai Andre, vai. No, volevo cambiare discorso con un'altra cosa, quindi tranquillo, vai, tranquillo. No, dicevo, io li ho fuori, ne ho fuori una 50, 60 fuori. Guarda, temporali, pioggia grandi, nel sole, non hanno mai niente. Passano da temperature da 20 a 32, 33 senza avere nessun problema. Cioè, lì veramente vedi quali pesci sono forti e quali no. Sì. Ma voi a che età, a quanti mesi o giorni iniziate poi a imbottigliare i pesci e a levarli singolarmente? Allora, io alcuni pesci anche a 2 mesi già li separo, perché magari sono quelli che appunto dicevamo adesso hanno una maggior crescita e anche un carattere già più forte, quindi all'interno comunque del mini pond, della vasca che sia, cominciano un po' a farsi sentire. E poi perché ho notato, ti dico la verità Andrea, che separati crescono in modo migliore, crescono più velocemente, perché tu puoi bilanciare la dieta per ogni singolo animale come preferisci. Purtroppo quando sono in gruppo tu dai da mangiare a tutti, ci sarà sempre chi scoppia, chi non riesce a mangiare di meno, chi è sempre sottoposto a questo tipo di cosa. Separati uno per uno, comunque vabbè dai 2 ai 3 mesi sicuramente, però separati uno per uno, Andre, li alimenti veramente perché faccio un esempio, io ho degli esemplari che magari dei Chironomus non vogliono neanche saperne, altri che il granulato non lo vogliono, e quindi devi capire chi mangia cosa. I miei mangiano tutti i giorni, mangiano il cibo vivo, tutti i giorni. È fondamentale. Però riesci veramente a fargli crescere con uno sviluppo totalmente diverso, che anche il carattere, il pinnaggio, è tutta un'altra cosa. Ok, e ovviamente anche lì tu hai un litraggio, cioè ovviamente è tu, ma è a voi, insomma, c'è chiunque voglia rispondere. Se c'è un litraggio preferito nel tenere i pesci, o mezzo litro, 30 cl, 1 litro, nella fase ovviamente quella di Guarda, allevamento. li vedi? Sì, quanto è lì? 3 litri. 3 litri? Gli dai tanta acqua comunque te. 3 litri, tu fai conto che io faccio 2 cambi al giorno tutti i giorni. Wow. Aspetta, sì. Ed è fondamentale. Io cambio l'80% dell'acqua tutti i giorni. Mangiano due. Che mi sono confortato fatalità ieri notte, lascia stare, vabbè. Sì, mi sono trovato con un allevatore di discus e parlava, ex allevatore di discus, ma vabbè, insomma, che lui ha visto che i pesci, per tirarli su velocemente e bene, sai che anche il discus deve avere la bella forma tonda, eccetera, è fondamentale cambiare l'acqua tutti i giorni. Se Tutti tu i non lo giorni. fai, il pesce non cresce. Incredibile. Sì, no, è fondamentale, e soprattutto a livello di pinnaggio non crescerà mai correttamente. Tu hai visto questa cosa qua, che se non fai troppi Sì. cambi... Sì. Cioè io veramente ho dei pesci qua che hanno 3 mesi, cioè veramente sembrano pesci di 5-6 mesi. Allora, primo perché mangiano cibo di qualità, perché faccio cambi dell'80% tutti i giorni, 2 volte al giorno, mangiano 2 volte al giorno, è vero, è importante anche la genetica, perché la genetica è fondamentale anche lì, chiaramente. Adesso non è che dai pesci, se hai dei pesci brutti solo perché fai dei cambi d'acqua diventano belli, no, però comunque sicuramente li aiuta. Ma è fondamentale, sono veramente 2 cose, acqua pulita e cibo di qualità, però bisogna avere la costanza di farlo, punto. Il litraggio, guarda, io ho provato a crescere in vasche anche da 15 litri, ho messo 5, 6, 7 maschi dentro lì, non crescono mai come crescono questi nei 3 litri. Scusa Luigi, ho visto che stavi parlando. No, dicevo, bisogna avere pure il tempo che c'ha Marco.
Indubbiamente, certo. Io non riesco a fare 2 cambi al giorno perché non ce la potrò mai fare. Io faccio un cambio ogni 2 giorni e sono pienamente d'accordo con te per quanto riguarda i cambi che sono utili, ma secondo me per una questione dei famosi ormoni della non crescita, perché se tu facendo i 2 cambi al giorno, anche loro stessi che emettono gli ormoni della non crescita non li riescono ad assimilare e quindi crescono di più. Andrea, tu che sei biologo, cosa ne pensi? Mi trovi in una situazione un po' difficile perché io ti dico, ho fatto diversi esperimenti proprio con i betta quando, ripeto, allevavo. E io ti dico, non facendo cambi, i pesci non li vedevo, cioè rimanevano piccoli. Tu arrivavi a 2-3 mesi, quegli animali che erano ancora di 1,5 centimetri. Sì. Questa cosa, rimangono piccoli questi animali. Non lo so, sono combattuto. Non so se... La colpa dell'ormone della non crescita? Che loro emettono stessi, loro stesso lo emettono. Ecco, io non ho mai trovato informazioni utili su questa cosa qua. Infatti, questa cosa è un po' anche una leggenda metropolitana, secondo me. Non so, io quello che ho visto è sicuramente l'inquinamento, cioè quando tu hai i nitrati che sono alle stelle, perché parliamoci chiaro, l'animale che cresce deve mangiare tanto, mangia tanto, caga tanto. Inizia ad avere nitrati alle stelle, quello secondo me, non capisco, però secondo me limita gli scambi gassosi o comunque salini tramite le branchie, c'è qualcosa del genere che limita la crescita, ma non ho mai approfondito il perché i nitrati alti, non nitriti, i nitrati alti. Rallentano la crescita. Lì poi dovresti entrare un po' nella parte più scientifica della cosa, è difficile. Però anche a livello, a parte la crescita, Andrea o Luigi, è proprio anche un discorso di malattie. Se tu fai vivere i pesci in acqua super pulita, io non ho un pesce malato, Andrea. Cioè non ho mai avuto batteriosi, non ho mai avuto quello che vuoi, cioè non ho pesci malati, perché crescono in una condizione ottimale. Poi è vero quello che dice Luigi, bisogna avere anche il tempo, chiaramente, ovvio, chiaramente. Si sta parlando, però anche se lo fai anche una volta al giorno o una volta ogni 2 giorni è già buono. Però a volte mi è capitato di parlare, ma io lo faccio una volta a settimana perché poi puoi anche farlo una volta al mese, per carità, però non è la stessa cosa, assolutamente. Vabbè, però adesso c'è tutta la tecnologia che ci aiuta, volendo si può automatizzare il cambio comunque. Sì, metti un drip system e sei a posto. Cioè non puoi fare, dopo una volta ogni 2 o 3 giorni fai la pulizia del fondo e vai via. Guarda, io ho portato al beta show qui da Mario adesso che abbiamo fatto uno che ho qua dietro, l'ho portato a 3 mesi, aveva 3 mesi, è arrivato quarto su una categoria di 20 pesci. Dimmi, cioè tu un pesce di 3 mesi che va a competere con adulti, perché erano tutti adulti gli altri, eppure è riuscito ad arrivare alla taglia quasi a 3 mesi. E poi ti dicono, ma gli dai gli ormoni? No, assolutamente no, non gli do proprio niente. Cibo a volontà, cioè cibo a volontà. È anche importante capire che tipo cioè cosa gli vai a dare da mangiare. Perché tanti ti dicono, gli do i chironomus, ma quanti gliene dai? Gli do le artemie, ma quanti gliene dai? Il granulato, ma quanti gliene dai? Perché sì, gli puoi dare tu ste robe, ma se gli dai 2 chironomus, 3 granuli di granulato, cioè... Marco, poi che ho pigliato al Betto Show, quei 2 maschietti, i primi giorni non mangiavano larve di Chironomus congelate, ho dovuto portare avanti solo con Daphne, perché non li mangiavano proprio. Poi dopo 3-4 giorni hanno incominciato a mangiarlo, ma c'è ancora uno che mangia solo Daphne. Ma no, da me li mangiavano, però io lo do il congelato anche. Però comunque adesso non ricordo, mi ricordo quali sono i 2 maschi che poi avevi riprodotto, tra l'altro. Sì, stanno andando pure alla grande, ho pure forzato un po' con le riproduzioni. Da quei 2 maschi già ho fatto 3 riproduzioni per ciascuno a distanza di 10 giorni. Però è per quello che non è per quello che non
È per quello che non mangia più Luigi, è sfinito, poverino. Non ce la fa più a mangiare. No, comunque, guarda, la linea che hai preso tu, Luigi, è una linea di colori straordinaria. Mi raccomando, devi fare... allora, devi lavorare bene e portare dei pesci per venire a competere. Ok? Sì, ormai ho deciso, ho tolto la produzione in massa che facevo prima per il mio fanne pochi, ma fanne bene. Sì, infatti quelli là li ho accoppiati con quelle femminucce pigliate da Liz Teller. Ah, ok. Dai, e vedremo cosa. L'accoppiamento l'ho fatto pure con qualche figlia, sempre F1 di tuoi che ho pigliato a novembre. Ah, ok. Sì. Che c'ho solo gene Marco Nicco. Ti dovrò mandare gli assegni familiari. E lui dice sempre, i figli di Marco Nicco, i figli di Marco Nicco, un po' verranno a chiedermi gli assegni. Avete qualche altro consiglio voi per chi magari ha fatto solo qualche riproduzione e vuole capire come migliorare, come... Allora, il problema dell'alimentazione, molte proteine prima dell'accoppiamento, è una cosa fondamentale. Solo ed esclusivamente proteine con alimentazione viva, e poi in seguito poi si passa al congelato, si passa al granulato, ma in fase di accoppiamento solo ed esclusivamente vivo. Sono d'accordo. E soprattutto quando avete i piccoli, i primi 12 o 13 giorni non andate a fare cambi d'acqua, perché sono più i rischi che portate a fare i cambi d'acqua che non a cambiarla. Ecco perché è meglio tenere un volume d'acqua più grande, dici? Esatto, perché se tu hai un volume grande di acqua li puoi distribuire e non avrai grossi problemi anche in caso di nidiata importante, tipo questa che mi è nata. Ma se li hai in 5 litri, in 10 litri o roba del genere, capisci che il carico organico comunque diventa importante e rischi di creare zone anossiche, morti, eccetera, eccetera. Io inizio ad alzare la colonna d'acqua dopo il 10° giorno, ma tipo 1 centimetro ogni 2 o 3 giorni aumento la colonna d'acqua. Tu cosa gli dai i primi giorni? A parte, parti subito con i naupli, Luigi? No, questo è un esperimento che sto facendo con dei miei pesci da pochi giorni. Io ho infusori, tengo un allevamento di infusori di Grindal, dei microscopici infusori che si creano nelle vaschette dove faccio i Grindal, e vado a efficienza. Sono 5-6 anni che uso questo tipo di infusori. Sì, basta che sia piccolo, che possano mangiarlo, mangiano di tutto. E poi io al 5° giorno inizio a dare i naupli, no 10 giorni. Io al 5° giorno già do naupli e già e già che te li mangiano? Sì. Sì, infatti, dipende. Al 5° giorno sospendo gli infusori e vado direttamente con i naupli. Sì, che poi i primi 3-4 giorni mangiano per il loro sacco vitellino, quindi vabbè. Vabbè, 24 ore il sacco vitellino, poi dopo che hanno assorbito incominciano a mangiare gli infusori, però solo per 4-5 giorni, poi sospendo gli infusori perché gli infusori che non riescono a mangiare inquinano moltissimo, e quindi vado direttamente con naupli di arterie, sperando che adesso Peluso mi manda pure a me quell'artemia microscopica, in modo che tolgo direttamente gli infusori. Mi ha detto che non te la manda, mi ha detto Francesco. Aspetta, c'è Francesco, ho visto che ha scritto una cosa in chat. Franci, se vuoi poi parla pure. Ce la farà? Aspetta che se riesco, ho sbagliato. Ho sbagliato Francesco. Eccolo qua. Franci, ci sei? Ok, avevo acceso il microfono ma non era partito. Comunque buonasera a tutti, e volevo dire una cosa che ho imparato anche in università. Una cosa tanto importante, oltre ai cambi, che mi aveva spiegato la docente, era soprattutto quanto cibo per centimetro quadrato c'è e quante volte gli è dato disponibile.
E questa cosa mi ha cambiato tanto negli accrescimenti, ovvero non solo fare anche quei 2-3 cambi al giorno a volte, però anche quanto cibo è disponibile per tutti gli avannotti. È una mezza domanda la tua, quindi. Allora, Diciamo un po' di sì. Ok, allora, per quanto mi riguarda, il cibo deve essere abbondante, cioè devono proprio nuotare in mezzo al cibo, cioè non devono avere, cioè devono nuotare in mezzo al cibo, punto, basta, cioè deve essere proprio tanto cibo. Poi il problema dell'artemia chiaramente è che dopo un po' muore e lì devi andare a sifonare, pulire, cambio d'acqua, altro cibo e via. Quello è. Vero. Io infatti in passato avevo problemi poiché avevo paura di sovradosare la quantità di artemia, soprattutto per un problema che se ne dai troppi rischi anche per gli organi interni. Allora è vera questa cosa, hai detto una cosa giusta che forse ci siamo anche dimenticati di dire. Ecco, una cosa che dovete fare attenzione a non andare a ostruire, cioè a creare problemi alla vescica natatoria, perché alcuni veramente che sono particolarmente ingordi, poi li vedete nuotare che vanno sul fondo di traverso perché non riescono a nuotare. Diciamo, è di difficile equilibrio questa cosa, però devono mangiare, ma dobbiamo... Allora, se possibile, datelo 2, 3, 4 volte al giorno che riescono a mangiare comunque, ma distribuito in diversi modi. Non che mangino una volta sola al giorno e che abbiano troppo cibo e poi purtroppo abbiamo questi problemi di vescica natatoria che hanno problemi di nuoto, eccetera, eccetera. Sì, infatti, anche se pressa poi gli organi interni, anche con i coridora, si raccontava un amico Davide. No, ma è vero, perché la vescica natatoria viene dal troppo cibo, vanno a schiacciare gli organi interni e loro non riescono più a equilibrare. Andrea, correggimi se dico una cazzata. No, è così. Cioè, alla fine la vescica natatoria è una stacca di gas, esatto. L'intestino, lo stomaco lo schiacciano, certo. E non passa più aria e loro non riescono a darsi l'equilibrio per nuotare e stare. E questa è una cosa fondamentale. A svilupparla bene perché la vescica natatoria deve essere riempita attivamente la prima volta. Se non riescono a farlo perché sono troppi gonfi di cibo, ciao. No, è difficile che li recuperi, è difficile. Tra l'altro, se li guardate quando sono piccoli, tipo a 15-20 giorni, lì vedrete la vescica natatoria all'interno del corpicino che si sta formando. Non so se ci hai mai fatto caso. Sì. Cioè, vedete proprio che giorno per giorno cresce, aumenta, diventa proprio quasi lunga tutto il corpo, si può dire. Ecco, in quella fase lì magari state un attimino più calmi col cibo, aspettate che si formi bene, che facciano e poi piano piano ripartite. Insomma, bisogna avere un po' di... Io dico sempre che gli animali vanno un po' letti, vanno un po' interpretati, non c'è una regola fissa che vale per tutti. Vanno un po', ad esempio io ho allevato questa nidiata di nebula che ho fatto, che sono nati a novembre, sono stati nell'accrescimento totalmente diversi dalle altre nidiate che faccio di solito. Ci hanno messo il doppio del tempo per crescere, mangiavano le stesse cose. Avevano sempre problemi, rimanevano piccoli, dicevo, ma che cazzarola di dice? Non riuscivo a capire, facevo gli stessi cambi d'acqua, perché la genetica è diversa, semplicemente. Io, Marco, una cosa nei cambi che ho notato molto importante come cosa è che nei primi 10 giorni, ogni giorno, obbligatoriamente, proprio che ne cascasse tutto, anche come dicevi anche prima, che io automatizzo facendo i goccia a goccia. La notte c'è la quantità d'acqua che serve per riempire la vasca e di notte mentre che dormo ci sono i cambi automatici aperti. Però piuttosto quel cambio ci spreco quei 20 minuti per sifonare, per cambiare. Ma poi... per cambio d'acqua cosa dici? Togli l'acqua ma non sifoni il fondo? No, sifono e anche cambio. Quindi vado sul fondo,
Ma adesso io non so i tuoi pesci che allevi come sono appena nati, ma quando sono appena nati di che grandezza sono? Perché sennò rischi veramente di sifonare pesce sporco. No, allora su questo ci sto veramente attento, infatti avevo fatto anche le retine nel tuo vicino, però dipende, c'ho tipo alcuni pesci che mi nascono anche di 2-3 mm alla nascita, oppure altri che sono veramente minuscoli. Io non so darti, fai poco meno di un betta appena nato, qualcuno anche la metà. Ok. Quindi... Sì, no, perché c'è questo forte rischio e a volte alcuno... Il vero inculone dei betta è che quando ne hai 300 stai attento a pulire, è impossibile, cioè, qualcuno ogni tanto lo tiri su e basta. Cioè, lo tiri su e basta, esatto. Anche perché... No, ma anche perché se tu noti, io notavo sta cosa, già da piccoli sono curiosi come gli adulti, vengono a vedere cosa stai facendo, non hanno paura, a dispetto di altri pesci. Ad esempio io ho anche i guppi che sto allevando, no? I guppi show. Se tu metti la canna, se potessero saltare fuori dalla vasca lo fanno, perché hanno paura, no? Scappano, vanno. Loro vengono a vedere cosa stai facendo, quindi come dici tu Andrea ogni tanto qualcuno parte. Poi comunque però li recupero dal secchio e poi col cucchiaio vado a prenderli, li riporto. Anche io faccio che ho il secchio a parte proprio per sicurezza. Tipo ora sto crescendo una nuova specie di Anableptoides che ho riprodotto, sono tipo una decina, 15, mentre che fai il cambio li guardi, diciamo che li conti, ho almeno questa fortuna. Vabbè, ma quanti te ne fanno tendenzialmente però? Se c'hai fortuna ti fanno quelle, meno sta specie sono tanto 2 uova al giorno. Fai ma poi tipo 15 giorni. 30 pesci? Sì, poi il tempo che togli anche le uova che marciscono. Se hai 20 pesci li puoi tenere d'occhio uno per uno, capito? Esatto, questa è la mia ma se ne hai 400, cioè non sai da dove muoverti, che qualcuno parte e va. Poi sifoni pure piccolini, però io tengo il vantaggio che l'acqua di sifonatura la butto dentro le moine. Dopo un paio di giorni vado a vedere le moine e mi trovo 7, 8, 10 avanotti. Così. 2 etti di avanotti già cresciuti così. Ecco, le moine come fai tu? Le fai schiudere o hai già la coltura tu? Inizialmente le ho schiuse da uova e non riesco a trovare più le uova, però tengo questa cultura, saranno 3 anni e mezzo che mi va benissimo e io la utilizzo moltissimo anche per esempio per l'alimentazione serale. Io non do i naupoli perché quelli là che non riescono a mangiarli la mattina sono morti, invece la sera io do 2 volte al giorno naupoli, mattina e mezzogiorno, e la sera do solo moine, in modo che se non li mangiano restano vive, scappano la mattina. Esatto, restano vive. No, ma anche le moine. Cosa, Francesco? No, stavo dicendo parla te Marco, mi è arrivato in ritardo il fatto che stai parlando. Quindi... No, dicevo che abbiamo anche detto, non l'abbiamo detto prima, ma anche le moine sono veramente importanti nell'alimentazione dei piccoli, perché sono veramente degli esserini minuscoli. Io ad esempio le schiudevo perché ne ho ancora qualcuna di uova. Vasca con acqua verde, le mettevo dentro, lo nascevano e... Poi vabbè, le pesci. È che io l'unica persona che ho visto avere una coltura così prolifica e costante è Luigi. Io non conosco nessun altro che è riuscito a tenerle per più tempo. Cioè, anch'io non sono 4 mesi e poi ciao. Anche a me sono durate 5-6 mesi, basta. Dopo d'incanto sono sparite. Sì, esatto. Non so dire. Sto facendo, sai come? Infatti lo raccontava Luigi col guano. Di gallina tipo? Sì. Col guano seccato. Sì, io so che si usa la pollina proprio. Sì, come i thailandesi, in poche parole. Ho iniziato pure io con la pollina quando non riuscivo più a procurare quella famosa cacca d'elefante che mi arrivò insieme alle uova. E sono andato bene per un certo periodo, ma adesso non uso nemmeno più la pollina. Io sto usando e mi sta andando benissimo. Sto usando il fondo di tutte le foglie di catappa già esaurite e come fondo e solo lievito attivato da me
Francesco ne sa qualcosa, solo col lievito, nemmeno più acqua verde perché non ne ho più, quindi mi sta andando benissimo. Tengo un fondo di spessore quasi 5 centimetri di tutte le marce di catappa esaurite e vanno alla fine del mondo. Infatti io e Luigi neanche ne parlavamo, perché gli raccontavo anch'io che ho fatto un po' di test, e soprattutto la cosa sui tannini. Infatti gli raccontavo del fatto di scegliere di foglie non cerose, in modo che così si possono decomporre meglio, ne parlavamo. Infatti anch'io faccio lo stesso modo. Il guano lo uso giusto per quei momenti proprio di carica, ma preferisco nettamente le foglie, quercia o catappa. Sì, potremmo fare però una live dove parliamo di cibo vivo, magari certo. La prossima, per dare consigli sull'allevamento del cibo vivo per i pesci. È importante, è una cosa importante, questa, una cosa importante. Io se riesco, Andrea, convincerò Marco e Luigi anche ad usare le drosofile. Un giorno ce la farò. Sì, perché no, ci sta. Però dovrei avere dei tir di drosofile per... No, le ho viste quando le hai portate a Bologna, effettivamente sono interessanti, questo sicuramente sì. Però sai qual è, Francesco, il problema? Quando hai 300, 400, 250 pesci da mangiare, cioè o hai le carriole di roba, perché sennò ti durano un giorno o due, basta, sei finito. Io infatti attualmente sono a 29 colonie attive e ne giro una al giorno. Sì, però a me manca solo di avere le colonie di drosofile da curare, poi mi sparo e basta. Pensi che io solo con le moine vado a manicomi, perché io tengo a disposizione in vitraggio un serbatoio grande di 250 litri e 8 serbatoi da 25 litri solo per le moine. Madonna. Ma Luigi, grandissimo. Ma c'è una centrale elettrica lì, non è una fish room quella di Luigi. Mamma mia. No, vabbè, ma se vuoi fare una roba, cioè se hai dei numeri importanti di pesci devi fare una cosa così, se no non ce la fai. Marco, chiedo scusa se ti interrompo. No, figurati. Sono del parere che senza alimentazione viva questo hobby non lo si può fare. Io utilizzo l'alimentazione viva anche quando qualche pesce sta poco bene. Io me ne accorgo, lo guardo, allora capisco e gli do solo alimentazione viva, 2 giorni sta bene. Sono d'accordo. Dopo certo, dipende magari il motivo, però tendenzialmente è vero. Sì, fa la differenza, però il cibo vivo fa la differenza. Ma anche... Vai Marco? No, ma anche sotto il profilo dei colori hai tutto un altro rendimento, c'è niente da fare. Cioè io ho fatto anni chiedendomi, dicevo, ma perché io ho i pesci a 4-5 mesi che hanno poco colore e sti cazzo di thailandesi o asiatici hanno i pesci a 3 mesi che sembrano già pesci di un anno colorati? È il cibo vivo, punto. Sì. Poi chiaro, la genetica è importante perché chiaramente devi avere comunque delle basi genetiche dietro, ma se tu non hai questa roba fai veramente fatica. Franci, dimmi Luigi. Ma perché non vuoi mandare l'artemia a Luigi, scusa? Così, giusto per dispetto. Ma pensa a te. Poi gli devo fare una divisione di lobelia, sto aspettando che parte. Francesco, ti dico l'ultima novità che sto sperimentando. Tengo un amico mio qua che è veterinario al macello e mi ha promesso un paio di litri di sangue di bue e voglio alimentare le moine col sangue di bue. Io da un lato sono un po' confusa dal sangue di bue a livello nutritivo, perché non so, ho paura che sia troppo pesante da assimilare per un pesce. Mi dà sempre un bias. Una volta ho provato tanto tempo fa, ma guarda che si facevano proprio rosse. Ma il problema è capire quanto viene trasmesso. No, soprattutto quanto è digeribile per i pesci.
Esatto. Comunque Marco, io e te siamo totalmente abbinati, stavo per dire prima quello che hai detto anche tu, ovvero dell'uso anche per i naupli della stantaxina all'interno i carotenoidi, quindi un aumento di colori. Sì. Indubbiamente, io vedo proprio la differenza e poi vedi sempre i pesci. E poi sai cosa col vivo ho notato? Un'altra cosa secondo me fondamentale e importante, che i pesci mangiano fino a che sono sazi, non mangiano. Allora, prima di tutto mangiano con più, come posso dire, con più calma il cibo vivo che con il granulato. Il granulato quasi se lo ingurgitano come se glielo rubassero. Il cibo vivo se lo mangiano, poi magari ne mangiano ancora un po' tra un'ora, poi magari ancora un po' dopo, cioè non hanno quella stregua di doverli mangiare tutti subito. Ed è l'ingordigia, esatto, non so per quale motivo, però è una cosa fondamentale. Beh, conta che il mangime solitamente è carico di particelle appetizzanti, è sbagliato come termine, però che sono gli aromi, sono tipo paprika, esatto. oppure altri. Molto particelle comunque odorose e forti, che quindi il pesce certo, le sente, le avverte. È un po' come per dire a noi darci dei pasticcini oppure una fetta biscottata integrale, la stessa roba. È come, sai, quando vai tipo al McDonald's che ti viene subito l'acquolina in bocca dall'odore, no? Esatto. È la stessa cosa. Sì, è la stessa cosa, perché probabilmente hanno studiato anche al McDonald's come farci venire fame di ste robe. È vero. Conta che nei mangimi, almeno per quello che ancora sto finendo nella parte degli Unifeed, si parla soprattutto di appetizzanti. Poi un esempio che vi parlavo prima, ad esempio la paprika o anche l'aglio. Molte volte l'aglio nei mangimi non è usato per un'allicina che, dato che si ossida in neanche un secondo, quindi perde dell'efficacia, ma soprattutto come appetizzante, quindi come aroma per stimolare l'appetito nel pesce. Infatti, sì, poi anche sta storia dell'aglio, secondo me è un po' una leggenda metropolitana, ti dico la verità, cioè, non lo so cosa ne pensate voi. Conta che l'allicina, quindi la molecola che ha effetto come vermicida, in meno di un secondo, se non ricordo male, si ossida. Poi Andre, correggimi perché sto andando a memoria. Sì, è veramente andrebbe sottovuoto, giusto? O sottovuoto oppure dovresti verificarla istantaneamente quando la estrai. Ho capito, ma neanche a Masterchef, voglio dire, cioè. No, ma no, lo devono fare le aziende che si occupano di mangimistica. Sì, chiaro. Sì, ma il problema è che devi vedere quanta viene ossidata nel trasporto o nella composizione del mangime, cioè piuttosto ha molto più senso darlo come appetizzante, come parlavo prima, o come anche la paprika, che è un appetizzante molto forte, ma anche una cosa, Andre, che mi potrei confermare, i cibi ricchi di proteine sono anche quelli che tirano i pesci, anche le caridine. Le caridine sono molto attratte dalle altri due classici tipo appetizzanti che si possono utilizzare, ma questa è una cosa che magari usi anche con pesci che stanno un po' male, quindi li invogli di più a mangiare, è il glutammato o come si chiama? Il peperoncino anche, ad esempio. Per i pesci non è un problema il piccante perché non lo sentono, ma attira molto in realtà il gusto. Sì, lì alla fine la parte del glutammato sono sempre proteine. Però sì, esatto. Dovrei provare, grazie per l'idea, Andre. Ma vedo, ci sono delle domande in chat per caso, Andre, che tu vedi? No, appunto ho recuperato tutto quello che c'era. Ok, perfetto. Poi magari ci organizziamo meglio per la prossima live, dove magari più soci. L'idea del cibo vivo, Andre, come live è bella, perché alla fine un pesce sano lo fai partendo da un'alimentazione. Certo. È vero. Certo, soprattutto anche facciamo. Da una bella soddisfazione. Beh, noi appunto penso che siamo già comunque abbastanza nel lobby, ma chi si affaccia, si vede le prime culture di cibo vivo partire, si innamora, ci sta dietro, gli dà quella costanza. No, ma anche capire magari chi vuole allevare le artemie piuttosto che le moine, piuttosto che... cioè, capito? Cioè, se uno capisce anche il meccanismo di come fare, può anche farlo e si trova
se uno magari ha poca roba da gestire, se la può anche gestire in casa da solo, tranquillamente. Dai, la Sì. faremo sicuramente. Beh, ma noi penso anche che siamo un po' un estremo in confronto a un acquariofilo normale, cioè un acquariofilo normale non diventa come Luigi, che ha le cisterne da 300 litri con le moie. Sì, no, chiaro. Però penso che anche uno che sta iniziando si fa il proprio allevamento d'artemia, o comunque già però, più di toio. sai cosa, Francesco? Tanta gente a me mi chiede, no? Cioè, ma come faccio a schiudere l'artemia? Ma poi potrei allevarla, cosa devo fare? Cioè, sono tutte domande che la gente è giusto che sappia cosa fare, come fare. Poi provi, magari va male, riprovi, impari, cioè sono tutte cose comunque che ti fanno fare un percorso e ti fanno crescere da questo punto di vista. Infatti poi ti devo anche raccontare una cosa, dopo te la racconto. Qua ho fatto l'artemia e così via. Dai, va bene allora, dai. Io ragazzi chiuderei qui, ci vediamo alla prossima serata dei B che organizzeremo immagino tra qualche settimana, mesetto, sì. adesso capiamo un po' come organizzarci. Sì, esatto. Magari vediamo di farla prima di andare in Olanda, non lo so, perché poi il 23 c'è quella del direttivo dei soci. Sì, dai, la facciamo, magari vediamo, adesso ne parliamo, poi ci mettiamo d'accordo. O alla peggio facciamo dopo agosto, insomma, ci vediamo. Va bene. Grazie a tutti per aver partecipato. Grazie a te Andrea e grazie a tutti, Luigi è sparito, e a tutti quelli collegati. Un saluto, grazie mille. Ciao, grazie mille. Ciao Luigi.